hanno tolto, rubato, sporchi piccoli hobbit. È nostro e lo vogliamo. Here we go for our video thoughts of the day. Yes, today qui here in Italy it's the Workers Party. Non so se è una festa che c'è in tutto il mondo, francamente non l'ho mai saputo, non mi ricordo. Comunque qui in Italia il 1° maggio tradizionalmente conosciuto come la festa dei lavoratori. Ora se fosse stato lunedì o un giorno della settimana o anche il sabato sarebbero stati chiusi tutti i lavoratori, i negozi, insomma. Ma essendo capitato di domenica è un po' sfortunato quest'anno perché già domenica è una festa in fondo, la domenica è festa come si sa. Sì, poi ringrazio Mr. Lynch per questo per questo giorno 2 dei Weekend Projects e ricambio la fortuna per i suoi progetti e quelli di tutti gli altri qualora li hanno. Poi condivido anche sempre il pensiero sui treni, insomma, Fan Work Train, l'Observation Car per il pensiero per i nostri amici ucraini, sperando che questa guerra finisca subito, ma io la vedo dura, si andrà avanti ancora per molto secondo me. E poi sì, pensavo ai pezzi successivi tastiera, ma poi ne parlo successivamente quando caricherò i nuovi video. Dovrebbe essere sempre dei pezzi di Bach. Ricordo tributo per il suo compleanno, cioè il 31 marzo scorso avrebbe fatto 337 anni se fosse stato ancora vivo. Quindi sì, poi ieri il mio Napoli Calcio ha vinto 6-1, incredibile dopo l'ultima partita precedente. Diciamo io in questo momento mancano 4 partite per tutte le altre squadre, credo, io do ancora un 10%, diciamo, di 10-15% di possibilità di vincere il campionato. Vediamo cosa accade dopo le partite di Inter e Milan. Fin quando la matematica dice che non l'abbiamo perso lo scudetto e il campionato, io ci credo ancora in queste percentuali. Come ho detto, vedremo. Sempre il calcio, appunto, tutto è possibile, come nella vita tutto è possibile. E poi oggi, sì, e poi oggi sono, diciamo, se non erro, 2 anni fa, il 30 aprile, termina la seconda lettura, la rilettura del Signore degli Anelli, che testo Lord of the Rings, al quale sono veramente affezionato sia al libro che ai film. E sì, se non erro ci misi 3 settimane per finirlo, 2 settimane e mezzo, non ricordo. Comunque sì, il libro è sempre ovviamente, secondo me, superiore, cioè qua è difficile dire se è superiore il libro o i film, la trilogia, però il libro ovviamente ha dei particolari in più, c'è certe cose diverse che il film non, insomma, comunque non come tutti i film quando fanno trasposizioni dai romanzi, non adattano, e si dice comunque le cose diverse, quindi ovviamente il libro è sempre superiore. Poi Tolkien è un grandissimo scrittore, però appunto devo ricordare questa cosa, è un libro, un bel mattone, 1300 pagine, anche di più, ma io non sono nuovo a queste imprese, ne ho letti anche gli altri mattoni in passato, ad esempio per la mia tesi di laurea magistrale in filosofia lessi, non solo quello, poi tra l'altro anche altri testi. Comunque la tetralogia biblica di Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann, che è più di 2100 pagine, io credo uno dei romanzi più lunghi del mondo, se consideriamo che la Recherche de Proust a 3000, diciamo, 400 pagine, non vorrei sbagliare, ed è praticamente il romanzo più lungo del mondo, quindi non sono nuovo a queste imprese, però io, per chi non l'avesse mai letto, lo consiglio, Il Signore degli Anelli,
grandissimo testo, così come ovviamente i film, ma mi sembra quasi un po' impossibile non l'abbiate letto o visto una delle due cose, diciamo, relative appunto a The Lord of the Rings. Secondo me è completamente superiore ad Harry Potter, c'è un abisso totale, anche se i confronti non possono essere fatti perché parliamo di due nello stesso genere, di due storie diverse, comunque non si possono fare i paragoni, ognuno ha i suoi gusti, anche se ovviamente ho la preferenza per Il Signore degli Anelli. Harry Potter l'ho visto tutto, diciamo proprio 2 anni fa in occasione del lockdown, qui mandarono in onda tutta la serie, tutta la saga dei film, eccetera, ma e la vidi proprio per capire effettivamente questo confronto con Il Signore degli Anelli se poteva essere fatto oppure no, per quanto mi riguarda no, perché c'è un abisso, però rispetto per la Rowling, rispetto comunque per i film, sono comunque delle creazioni, delle opere, ripeto, c'è un pubblico diverso, però comunque bisogna rispettarlo, quindi sì, questo credo, se ce la faccio vi faccio anche un breve video con forse me con il libro del Signore degli Anelli in mano, ma non credo perché non lo so, so anche comunque ho questa febbre che dipende dopo se ho tempo da varie cose, vediamo un po', nel caso comunque lo metto. Sì, e poi per quanto riguarda, cioè, poi in realtà feci già una prima lettura, la feci nel 2013, no, nel 2012, l'estate del 2012, luglio-agosto se non erro, eppure ci misi 3 settimane, ci misi 3 settimane per leggere tutto il libro. Ovviamente è un bellissimo libro, poi già chi sa i film, conosce i film, la storia già la conosce, lo legge tutto in un fiato, secondo me il pentimento è proprio quello, non aver letto prima il libro e poi aver visto dopo il film, come credo tutta una certa generazione, ho visto prima i film e poi ho letto il libro, purtroppo sono nato anche dopo rispetto a quelli che sono nati prima e hanno letto il libro. Certo, questo mi sarebbe piaciuto fare questo tipo di cosa, purtroppo è stato possibile, in un certo senso si rovina la fantasia perché tu già conosci la storia, i personaggi, eccetera, però il film secondo me è una delle più grandi trasposizioni di libri che ci siano mai state, la storia della cultura dei libri, eccetera, i film, secondo me anche le musiche sono straordinarie, Peter Jackson, Howard Shore e tutti gli attori, il cast, la troupe, cioè, hanno fatto un lavoro davvero straordinario. Tra l'altro Aragorn è il mio modello di riferimento per quanto riguarda la barba, ma questo già lo dico nei miei report del venerdì, appunto quando mi taglio la barba, chi mi segue con costanza già lo sa. Sì, comunque sto ancora veramente male, diciamo, soprattutto con la tosse. Speriamo veramente che mi rimetta di rimettermi in sesto quanto più presto. Sì, credo aver pensato tutto, come sempre se dovessi venire qualche altra cosa in mente, l'aggiungo in descrizione. Have a great day again, a domani.